Ciao a tutti, bentornati sul canale o benvenuti per chi è la prima volta che mi vede attirato magari dall'argomento. Faccio questo video perché la CarPurRide mi ha contattato per recensire un suo prodotto, in particolare questo, che è un CarPlay 7 pollici, e dopo vi spiego le caratteristiche. Naturalmente ho accettato principalmente per tre motivi. Il primo è che me l'ha regalato, mica sono scemo, lo prendo. Il secondo è che secondo me è un argomento interessante. In molti stanno cercando di capire che strumento utilizzare per navigare. Il terzo è che sto preparando un viaggio abbastanza importante verso est e sto preparando anche la moto, quindi questo navigatore, questo dispositivo ero già orientato a comprarlo, e quindi diciamo che è caduto a fagiolo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. Andiamo comunque rapidamente a vedere due o tre caratteristiche, molto velocemente. Adesso andiamo ad accenderlo, ecco qua, ho attaccato il chiave della moto, in modo così vedremo quanto tempo impiega per collegarsi al telefono. Ho già fatto tutte le connessioni per il telefono. Intanto ve lo presento, è un V702 della CarPlay, è un 7 pollici ma esiste anche la versione 5 pollici, ha la connessione Bluetooth e Wi-Fi 5G. Naturalmente, essendo un prodotto, ecco, intanto vediamo che si è già collegato al mio telefonino, al mio smartphone, e adesso andrà ad aprire Google Maps. Naturalmente, dicevo, essendo un prodotto per motociclisti, è un IP67 e ha già la possibilità di collegarsi con Android Auto, naturalmente come è collegato adesso, e Apple CarPlay. Adesso facciamo un piccolo salto nel passato di qualche giorno, in modo che vi possa far vedere quando è arrivato la confezione e anche le varie connessioni, come si fanno, qualche curiosità, qualche prova pratica. A te Maurizio! Grazie Maurizio di avermi passato la link del futuro. Questo mi dà la possibilità di farvi vedere come è arrivato dalla CarPurRide questo dispositivo, e anche magari assieme apriremo la confezione e vedremo cosa c'è dentro, o unboxing come dicono quelli bravi. Naturalmente non lo vedrete da questa telecamera, se no non vedete niente, ma da questa telecamera. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere com'è la confezione con cui è arrivato. Questa è la confezione con tutte le sue belle protezioni, quindi diciamo che è anche un po' abbastanza anonima, quindi diciamo che è già protetto di suo. Poi arriva con questa bella scatolina CarPurRide, dove c'è dentro il CarPride. Andiamo ad aprirlo. Questo è il 7 pollici. Quando mi hanno contattato mi hanno chiesto cosa volevo, se il 7 pollici o il 5 pollici. Io ho preferito onestamente il 7 pollici. Primo perché sono un po' ingordo, quindi ho pensato 7 è più bello, ma anche perché onestamente questo dispositivo lo voglio utilizzare per un viaggio importante. Lo monterò su una moto che adesso poi vi farò vedere, e secondo me l'utilizzo con i guanti, l'utilizzo in certe condizioni, la visibilità è importante. Quindi anche se effettivamente è molto grosso, più o meno credo che abbia le dimensioni del mio TFT dell'Africa Twin, è comunque secondo me una comodità, avere i core grandi e taste grandi. Passiamo quindi all'apertura della scatola. Vediamo che come primo si presenta già il dispositivo, e lo si vede che già è bello grosso, e anche secondo me molto molto bello, moderno. Ne ho visti alcuni un po' srotondati, sembrano un po' il TomTom vecchio tipo. Questo invece mi pare già bello anche da vedere. Già attaccato al dispositivo c'è il cavetto col suo bel fusibile per essere collegato alla moto. Togliamo un po' di roba. Oltre al cavetto, diciamo 12 volt, che va collegato alla moto, c'è anche un altro cavetto molto pratico con USB, quindi con questo possiamo collegarlo ad un USB.
eventualmente per poter vederlo in casa o addirittura direttamente magari sull'USB della moto. Non mi fa impazzire il fatto che magari non è completamente stagno con questo, però il RAM per installarlo o sul manubrio o magari sulla barretta apposta per il navigatore. Una chiave che vedremo cosa serve. Serve questo, va bene, un fusibile di scorta e il suo bel manualino. Tolgo un po' di roba così facciamo un po' di chiarezza. Il manuale è, secondo me, solo in inglese. Sì, il manuale è tutto completamente in inglese. Beh, vabbè, almeno non è in cinese, giusto? Quindi, ricapitolando, questo è quello che vi arriva quando aprirete la confezione del Carpuride. E adesso andiamo a prenderci un po' confidenza. A cosa serve quindi questo device? Lui non è altro che un display che vi permette di remotare, cioè di vedere su uno schermo più grande alcune applicazioni che voi avete sul vostro telefonino. Fa il mirroring. Le applicazioni quali sono? Sono quelle più comode per la navigazione, ascoltare musica, telefonare e così via. Lui comunque non è altro che un display, quindi per poter funzionare deve avere il collegamento al vostro telefonino, che sia Android o che sia Apple. Un'altra cosa che questo display non ha è la batteria. Per poter funzionare deve essere alimentato dalla moto o, come vedremo in questo caso, utilizzeremo questo USB in dotazione, lo alimenteremo da banco per fare appunto i primi settaggi e per prenderci un po' di confidenza. Andiamolo a collegare. Lui si accende immediatamente. Chiaramente adesso cos'è? Non è altro che un display, quindi non ci mostrerà nulla. Qualche icona ci dice che non c'è il Bluetooth, non c'è collegato niente, quindi cosa bisogna fare? Andare a collegarsi il telefono. Essendo un dispositivo per i motociclisti, per poter funzionare bene, questo ha bisogno di fondamentalmente 3 collegamenti. Un collegamento Bluetooth col telefono per poter ascoltare la musica e fare telefonate, un collegamento Wi-Fi per utilizzare Android Auto o Apple CarPlay e un altro collegamento con l'interfono della moto, perché un'altra cosa che non ha questo dispositivo è una cassa acustica, quindi per poter ascoltare la musica, per poter comunicare e per ascoltare eventualmente i messaggi del navigatore ha bisogno di un interfono. E quindi andremo a vedere come collegare il telefono e come collegare l'interfono. Se vedete qualche sfarfallio, purtroppo c'è un neon che mi sta lasciando. Cosa dobbiamo fare quindi per permettere al nostro telefonino di remotare appunto le sue applicazioni su questo dispositivo? Bisogna fare la cosa più naturale e semplice di questo mondo: accoppiarli, farli accoppiare. Quindi vediamo adesso insieme come si fa. Credo che tutti sappiate accoppiare un telefonino Bluetooth a un dispositivo, però insomma qualche passaggio veloce. Allora, prima di tutto l'icona che dobbiamo utilizzare è questo. Dobbiamo verificare che il dispositivo sia visualizzabile e a questo punto andiamo a fare la ricerca sul telefonino, la ricerca Bluetooth. Una volta che abbiamo trovato il dispositivo lo andiamo a farlo connettere. Il dispositivo in questa maniera è connesso. Facciamo quindi il secondo passo della configurazione e andiamo a configurare il Wi-Fi. Guardiamo sempre sul nostro telefonino, in questo caso andiamo in setting, Wi-Fi, il dispositivo genera un Wi-Fi con questo nome e per potersi loggare la password è questa, e quindi colleghiamoci in Wi-Fi. Sul Wi-Fi andiamo a trovare il Carpuride. Una volta collegato, automaticamente il display mostrerà le icone del nostro dispositivo. Quindi ecco che è partito in Android Auto,
mi fa vedere appunto quello che ho sul mio telefonino. Come vediamo ci sono alcune icone di comunicazione tipo WhatsApp, tipo Telegram, il telefono appunto che già in teoria posso utilizzare, ma mi manca ancora l'ultimo passo per poterlo utilizzare. Qual è l'ultimo passo? L'ultimo passo è collegare un interfono al dispositivo in modo da poter ascoltare, parlare e così via. Nel mio caso io ho un BTX1, quindi cosa devo fare? Entrare in modalità setup. Per quel che riguarda l'interfono, chiaramente ognuno avrà il proprio settaggio. Per quel che riguarda invece il CarPlay, sono praticamente tutti uguali. Quindi io sono entrato in modalità setup, a questo punto lo voglio accoppiare col pulsante meno, lo tengo premuto. Eccolo qua, lui comincia a lampeggiare. E sul device è meglio uscire da Android Auto, staccare il Bluetooth e staccare anche il Wi-Fi in modo da tornare alla pagina di settaggio, e in questo momento possiamo andare a cercare il Midland, che l'ha già trovato. Auto Connect deve essere selezionato. Lui si connette con il nostro interfono e siamo pronti per poterlo utilizzare. Torniamo a mettere sul telefono tutte le reti Wi-Fi e Bluetooth connesse, in modo che il navigatore torna in modalità Android Auto. Eccoci, è molto veloce. Adesso, prima di salire in moto, proviamo a prendersi un po' di confidenza. Partiamo con qualche comando vocale. Ok Google, portami al distributore più vicino. Vediamo che senza usare mani, senza grossi problemi, lui ci ha già trovato il distributore più vicino. Questo secondo me in moto potrebbe essere anche abbastanza comodo. Fermiamo questa navigazione e gli diciamo ok Google, portami al ristorante più vicino. Barricada Caffè. Mi propone... Barricada Caffè potrebbe essere chiuso al momento del tuo arrivo. Ok, quindi diciamo che la fase navigazione con Google Maps sembra funzionare abbastanza bene. Proveremo poi la parte dinamica direttamente in strada. Diciamoci la verità, oggi come oggi tutti abbiamo lo smartphone, in questo caso è obbligatorio perché se vogliamo usarlo come navigatore ci serve avere lo smartphone, quindi normalmente riceviamo e facciamo telefonate. Testiamo anche come funziona la chiamata vocale e magari la lettura dei messaggi in questo navigatore. Adesso provo a chiamare il mio amico Armando, sperando che non mi offenda, è domenica alle 9:30 di mattina. Ok Google, chiama Armando. Perfetto, chiamo Armando Ferrari. Sentiamo, lo svegliamo la mattina. Buongiorno. Buongiorno a te ragazzo, sei sveglio? Se mi hai risposto dici te sono sveglio. Non dire parolacce perché sto provando il CarPlay, quindi sarai pubblicato nel video. Ti chiedo un piacere. Benissimo, mi dica. Ti chiedo un piacere, Armando è il mio compagno di viaggio solito. Ti chiedo un piacere, mi mandi un messaggio WhatsApp così faccio anche questo controllo? Molto volentieri, così facciamo tutti i test del nostro CarPlay, anzi, per adesso tuo. Ma sarà sempre un nostro compagno di viaggio. Esatto, ci sentiamo dopo, dai, mandami questo messaggio, grazie. Benissimo, ti mando il messaggio e un saluto a tutti quelli che stanno guardando questo video. Grazie bello, ciao. Ciao, ciao. Mentre aspettiamo il messaggio da Armando possiamo vedere nel display, adesso lo zoom, che ci sono anche le informazioni riguardanti il telefonino, cioè lo stato di carica e lo stato del segnale, chiaramente anche l'orario, prendere tutto dal telefonino, quindi direi che anche questa cosa
è abbastanza interessante per insomma, almeno sappiamo in che condizioni è il nostro telefonino. Leggiamo il messaggio di Armando. Buongiorno, ecco TMS G-Test. Un saluto dal Motorando Team. Occhiolino sottigno con occhi felici. Ok. Vuoi rispondere? No, non rispondo. Ok, insomma abbiamo visto che lo legge, è un po' naif, diciamo, l'interpretazione, però è chiarissima ed può essere una cosa comoda anche questa. Ottimo, questo primo approccio è servito per prendere confidenza con il CarPlay e per farci tutte le impostazioni. Adesso è pronto per essere installato sulla moto. In moto faremo le prove dinamiche, vedremo gli faremo alcuni test, proveremo ad esempio naturalmente Maps, ma anche altri navigatori che ho installato come MyRouteApp, il navigatore di MyRouteApp. Io lo trovo estremamente comodo perché a casa pianifico e qua ho già tutti i miei bei percorsi, ma proveremo anche un altro navigatore molto utilizzato da chi fa del fuoristrada, che è Osman. Eccolo qua. Adesso è un po' ballerino perché non è fissato. Comunque, per il momento direi che è tutto. Adesso ripasso la linea al futuro a Maurizio, così cominciamo a vedere come va questo dispositivo in utilizzo sulla moto da navigatore. A te Maurizio. Grazie mille Maurizio, grazie di avermi ripassato la linea. Allora iniziamo qualche prova pratica. La prima che io farei è col navigatore di MyRouteApp, perché io utilizzando l'applicazione di MyRouteApp per la pianificazione di tutti i miei viaggi, chi non ha visto il video magari gli metto il link qua sopra, mi viene molto comodo. In pratica io ho un database con tutti i miei percorsi senza dover esportare niente, li apro sul telefonino e in questo modo li ho già sul CarPlay. Quindi iniziamo a vedere come funziona e partiamo. Iniziamo appunto la navigazione con il navigatore di MyRouteApp, quindi lo vado a selezionare. Seleziono l'applicazione anche sul mio telefonino. Già potrei scegliere ultimo itinerario perché è l'ultimo che ho fatto, l'ho fatto apposta per provare, ma vado su itinerari, così c'è tutto il mio database con tutti i miei vari percorsi. CarPuride, navigare, ecco che ce l'ho già sul mio CarPlay. Avvia. A questo punto io posso anche, volendo, togliere i dati dal telefono perché ho scaricato la mappa sul mio telefonino, quindi non ho bisogno di dati. Nel caso che noi siamo magari in un posto dove il telefono non prende all'estero, in qualsiasi posto dove non abbiamo i dati, possiamo tenerli staccati. Io li riattacco perché voglio vedere il consumo del telefono e poi se mi arriva qualche messaggio ce l'ho. Va bene, partiamo. Come dicevo, io mi ero già interessato a questo dispositivo perché appunto ero intenzionato a comprarlo, visti i prezzi, visto che per certi percorsi preferisco utilizzare certe mappe, non quelle di Garmin o TomTom, e quindi avevo visto che qualcuno lamentava una difficoltà nell'utilizzo dei guanti e anche per quel che riguarda l'interfono. Io onestamente con l'interfono fino adesso ho visto che funziona benissimo. Probabilmente dipende dal tipo di interfono, non lo so. Il mio è un BTX2 della Midland e funziona benissimo. Riguardo ai guanti, effettivamente non è sensibilissimo, però io ho i guanti invernali, questi qua, e comunque funziona. Posso andare a vedere la mappa, insomma, chiaramente non è proprio il massimo della sensibilità, cioè bisogna premere un pochino, ma non mi sembra ci siano problemi particolari. Sono quasi arrivato al passo del Cerreto, che è il mio giro di boa. Voglio dire, nonostante che siamo in pieno inverno, la temperatura è incredibile, però bisogna comunque fare attenzione alle strade perché ho già trovato 2 o 3 punti con del ghiaccio
e quindi bisogna guidare con un po' di prudenza, anche se alcuni pezzi sono belli, ti porterebbero anche magari a darci un pochino di gas, ma ho capito che è meglio andare piano perché le sorprese sono dietro l'angolo, non si riesce a capire se c'è la strada ghiacciata o meno. Comunque direi che fino adesso il navigatore si è comportato, cioè, diciamo il display si è comportato in modalità navigatore veramente bene, nessun tentennamento, nessun problema. È vero che non è una prova, è qualche ora che sto girando e quindi andrebbe provato un po' più a lungo. Comunque adesso arrivati al passo del Gerretto, cioè al Giro di Boa, proveremo un altro navigatore che è Osman, un navigatore anche questo qua molto amato soprattutto da chi fa fuoristrada. Anche questo ha una parte gratuita e una parte a pagamento. Io l'ho acquistato, credo che sia 10 euro a vita, 11 euro a vita, adesso non ricordo bene, comunque sì, una cifra che secondo me si può spendere per quello che ti dà. E adesso andiamo a fare le ultime curve prima di arrivare al passo e poi dopo cambiamo modalità. È incredibile come non ci sia neanche un po' di neve, neanche qua sopra. Siamo ormai a 1300 metri, non c'è neve. Prima tappa, sono al passo del Cerreto, non c'è nessuno, l'unica moto è la mia. La giornata è fantastica, qua c'è un po' più freschino, c'è del vento, quindi non vorrei forse disturberà un po', c'è un po' più freschino che in pianura, ma oddio, siamo a gennaio, cioè, già è strana questa situazione, non c'è neve, non c'è niente. Allora, primi commenti. Intanto se lo paragoniamo al telefono veramente c'è un abisso. Il fatto di avere queste icone grosse, questo schermo grosso, luminoso, secondo me non c'è un paragone. Io ho utilizzato spesso, adesso magari metto qualche video, il navigatore, il telefono come navigatore nel fuoristrada con Osman, perché sulla Aprilia, perché certe strade con il Garmin onestamente non si possono fare con l'XT, però preferisco, mi sembra un po' più efficiente l'Osman. Però obiettivamente, allora, il mio non è andato male perché non utilizzavo i dati, quindi non si era scaldato più di tanto, ma comunque aveva preso una bella scaldata. Quello del mio amico Armando invece si scaldava continuamente, si spegneva e credo che abbia avuto anche dei danni alla telecamera, quindi insomma non è che sia proprio così intelligente secondo me utilizzare in certe strade il telefono come navigatore. In questo caso secondo me lui invece hai questa interfaccia che è fatta apposta per non distrarti. In pratica hai solo le icone necessarie, grosse, non devi andartene a cercare, magari dopo ci diamo un'occhiata assieme. Quindi anche se hai un telefono, uno potrebbe dire compriamo un telefono rugged e a quel punto lì hai comunque un telefono robusto, sì, però è comunque un'interfaccia che non è quella studiata per la navigazione. Hai tutte le icone sparpagliate, certo le puoi mettere bene, ma sono comunque molto 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 piccole. Comunque ha un costo anche quello, non è che te lo regalano, e secondo me la luminosità di questo è decisamente meglio. Andiamo adesso a fare la stessa cosa con Osman. Io utilizzo sempre lo stesso database, cioè MyRouteApp, e questa volta andiamo sempre a aprire l'ultimo itinerario per comodità. Già si vede la differenza di luminosità tra un display e l'altro, cioè veramente c'è una differenza incredibile. Vado già a aprirmi Osman qua per comodità. C'è una differenza incredibile tra il telefono e il CarPlay. Questa volta lo vado a scaricare, lo esporto, lo apro con Osman. Ecco che ce l'ho già sul mio CarPlay.
Perfetto, in questo momento sul nostro CarPlay abbiamo Osman, quindi adesso andiamo a vedere un altro navigatore. All'inizio lo zoom era praticamente di tutto il percorso, quindi adesso si sta adattando allo schermo e quindi adesso lo vediamo un po' meglio, un po' come insomma. Allora adesso però vorrei metterlo con l'ordine, no, cacata. Ecco fatto, perché mi piace di più con questo tipo di orientamento. Anche in questo caso, come si è visto con i guanti invernali, comunque funziona bene. Non so come mai, probabilmente forse le recensioni che avevo visto erano col 5 pollici, adesso non so se c'è differenza, se abbiano magari migliorato qualcosa, non ne ho idea. Che spettacolo però, guardate che roba, davvero una giornata meravigliosa. E in questo caso sul 7 pollici funziona egregiamente, bisogna premere un po' più forte che non su un TomTom o su un Garmin, però alla fine funziona bene. Approfitto di questa recensione per farvi vedere, per chi non l'avesse mai vista, la pietra di Bismantova. È una cosa molto particolare perché qua diciamo l'erosione ha reso molto attenuato tutti i picchi, molto dolce la montagna, mentre lei è davvero particolare con questa sua forma, diciamo a formaggino. Adesso da questa parte si vede poco, ma dall'altra parte è una forma proprio un po' a formaggino, e questi precipizi è possibile anche visitarla, cioè visitarla nel senso che c'è un vecchio monastero, ma si può andare anche fino alla sommità con dei sentieri che sono liberi, e chiaramente da sopra bisogna fare un po' di attenzione perché purtroppo sono già capitati anche episodi mortali di gente che è caduta dalla pietra per un motivo o per l'altro. Comunque, se magari non l'avete mai vista e capitate dalle parti di Reggio, magari un giro credo che ne valga la pena. Passiamo sotto questa galleria per farvi notare una cosa, perché per chi come me è abituato a vedere il navigatore, che è tanto carino questa cosa qua che ti segna la galleria di 2,5 km, è abituato a vedere il navigatore che abbassa l'intensità della luce. In questo caso non accade, non succede, ma adesso non so come apparirà sulla GoPro, ma onestamente non dà nessun fastidio. Forse se le gallerie sono veramente poco illuminate, come certe gallerie magari di montagna o in posti o di fuoristrada, forse potrebbe risultare fastidioso. Si comporta più o meno come un telefonino, insomma, null'altro. Si abbassa automaticamente nel caso dell'albe tramonto, si alza e si abbassa automaticamente, questo lo fa, ma nelle gallerie appunto non cambia l'intensità della luce. Vabbè, ormai si è fatta sera, ho la batteria della GoPro scarica, proviamo Android Auto. (10 HP Moto Sassuolo).
Credo comunque che tutti quanti, per cercare esercizi commerciali, distributori, adesso ho il navigatore che mi sta parlando, Google Maps, credo che comunque anche chi usa Garmin, chi usa altri navigatori, sia il numero uno per quando sei in città, per cercare qualsiasi appunto esercizio commerciale, distributore, ristorante, bar, hotel, cioè alla fine ognuno di noi comunque, almeno io arrivo in certi punti, poi utilizzo Google Maps perché col navigatore è sempre un po' più complicato, non ha un database così completo, non è così preciso neanche con magari il traffico e così via. Invece Google Maps per queste cose secondo me rimane il numero uno. Quindi facciamo l'ultima prova così rapida, tanto sappiamo che funziona, ma era solo per far vedere che comunque abbiamo più di una possibilità con un unico strumento. Ecco, in pratica sono poi già arrivato, ma a questo punto io me ne torno indietro. Naturalmente lui sta cercando di portarmi in altri posti, ma ok, posso già interrompere la navigazione. Anche in questo caso vediamo che comunque col guanto funziona. Naturalmente non ho fatto vedere la musica e così via, perché onestamente non credo che, comunque sono cose che si sa, lo fa. Se andiamo nelle applicazioni ci sono tutte le varie applicazioni che avete, quelle che avete sul telefono, musica, Spotify, qualsiasi cosa voi utilizziate per ascoltare. Farvela ascoltare tramite in questo video mi sembrava una perdita di tempo e anche inutile, perché la qualità sicuramente sarebbe stata pessima. Quindi sappiate che ci sono tutte le applicazioni di Android Auto, Google CarPlay, comunque sono presenti nel telefonino, sono presenti chiaramente anche su questo display. Siamo tornati, si è fatto buio, voglio dire le ultime due cose, scusatemi se c'è poca luce. Sono le 5 di sera, ho cominciato a spistolare sul CarPlay verso le 10, ho fatto 200 e tot km, quindi quasi 5 ore di moto, la batteria è al 25%. È chiaro che per questi giri va bene, per giri un po' più impegnativi bisognerà pensare a qualcosa per ricaricare il telefonino, insomma, in qualche maniera, o una power bank da tenere in tasca, oppure collegarlo alla moto in modo, insomma, bisogna studiare qualche cosa di diverso, perché altrimenti se fate un viaggio un po' impegnativo ve lo trovate scarico. Che altro dire, il telefonino l'ho sempre avuto in tasca, l'ho usato abbastanza, ho telefonato, quando mi sono fermato a mangiare ho chattato e via via, e quindi non è che non l'abbia utilizzato, ma durante la marcia non si è scaldato per nulla. Devo dire che l'ho utilizzato anche altre volte come navigatore, appunto nei viaggi con l'altra moto, ma sicuramente si scaricava molto prima, cioè non durava, dunque dalle 10 alle 5 sono 7 ore, quindi non poteva durare così tanto. Tra l'altro non è ancora scarico. Perché? Perché tanto lavoro lo fa il display del CarPlay, lui rimane spento, se ne rimane lì, fa tutta l'elaborazione dei dati, ma la parte, diciamo, di potenza del display così lo gestisce se lo ciuccia tutto il CarPlay. Vi faccio vedere una cosa che non mi piace molto, adesso è ora di mettere in garage a moto, e quindi bisogna smontare il dispositivo. Questo dispositivo non ha un attacco, diciamo, rapido a baionetta tipo TomTom o tipo Garmin, ma per smontarlo bisogna per forza aprire il round mount, svitare la spinetta e staccarla. Questo sicuramente non è comodissimo,
anche se devo dire che da un lato non mi dispiace il fatto che non ci siano dei contatti di strisciamento, ma che ci sia questo connettore solido, soprattutto se fate del fuoristrada, se la moto è sottoposta a sbalzi. Però diciamo che dopo, anche una volta tolto, non è proprio neanche comodissimo da riporre, perché ha questa protuberanza, bisognerà trovarci una sua custodia. Comunque questo sicuramente è una nota negativa. Eccoci qua a tirare le conclusioni di questo CarPlay dopo una giornata. È un po' poco onestamente per capire se è un dispositivo valido o meno, andrebbe usato con un po' più di condizioni diverse, però diciamo che un'idea me la sono fatta. Questa è la moto che molto probabilmente monterà questo CarPlay, non è sempre stato così, prima era così. La sto preparando per un viaggio di quest'estate. Dovremo andare qua, se tutto va bene, se riesco a sistemare, a trovare tutti i pezzi e così via. Comunque, torniamo al topic del video. Sarebbe ora di tirare le conclusioni, però vorrei mettere per iscritto per analizzare i pro e i contro di questo dispositivo rispetto ad altri dispositivi che fanno più o meno le stesse cose. Se avete ancora 2 minuti di tempo, andiamo al computer e assieme vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi, secondo me, di questo dispositivo. Perfetto, spendiamo questi ultimi 5 minuti del video per fare un'analisi approfondita e oggettiva di quello che è questo dispositivo. In realtà è quello che penso io riguardo a questo dispositivo, diciamo l'impressione che mi sono fatta. Per far questo cosa ho fatto? Ho messo a confronto dispositivi che sono differenti, ma per noi motociclisti hanno più o meno la stessa funzione, cioè il telefono Rugged, il CarPuride appunto, lo Zumo XT e il Rider 550. Inizialmente volevo tenere assieme i due navigatori, cioè mettere un navigatore e una voce unica, ma in realtà c'è qualche differenza tra un navigatore e l'altro. Iniziamo con la prima voce, che è visibilità. Allora, in questo caso secondo me vince a mani basse il CarPuride, perché ha un dispositivo bello grosso, una bella luminosità e quindi secondo me come visibilità è il numero uno. Però devo dire che anche lo Zoom XT non è male, anche lui, soprattutto il 2, hanno un bello schermo, hanno anche dei bei tasti, quindi secondo me anche lui non è male. Passiamo quindi al prezzo. Allora, ponendo il fatto che uno il telefonino se lo compra, lo smartphone se lo compra come suo telefono personale, diciamo che a questo punto non deve comprare nient'altro, quindi numero uno secondo me è il telefono Rugged, o il telefonino, diciamo, il suo personale. Però anche, diciamo, il CarPlay della CarPuride alla fine ha un costo non elevato, quindi mettiamo tutti e due. Passiamo alla praticità d'uso. Credo che in questo caso i due navigatori siano più pratici, perché comunque in ogni caso hanno il loro bel aggancio già alimentato, c'è il fatto che hanno una batteria, che non c'è bisogno comunque di un telefono per poter essere collegati, hanno già le sue mappe a bordo, insomma secondo me i due navigatori sono meglio. Passiamo alla versatilità, il quarto punto. Cosa intendo per versatilità? Allora, ad esempio sul telefono puoi utilizzare più di un'applicazione per navigare, quindi come abbiamo visto appunto nel video, Osman, My Route App Navigator, oppure l'applicazione di Google Maps. In questo caso hai davvero più facilità di trovare posti o di andare fuori strada, insomma hai un po' più versatilità. Inoltre anche il comando vocale secondo me è una cosa buona, quindi in questo caso il telefono secondo me è il migliore, perché hai una quantità di applicazioni notevole, ma anche il CarPuride direi che comunque non ci si allontana. Passiamo alla quinta voce, la robustezza. Ecco, in questo caso ho messo la voce, ma non ho avuto un'esperienza con il CarPlay della CarPuride così, diciamo, a 360 gradi, anzi l'ho utilizzato poco, però ho visto recensioni di persone che hanno fatto addirittura l'AT con questo navigatore, che ci è andato in Marocco, e quindi direi che sicuramente è un prodotto robusto.
Così come però lo Zumo e il Rider. Io con lo Zumo anch'io ci sono andato in Marocco, ci sono andato un po' dappertutto e non ho mai avuto problemi. Qualche problema me l'ha dato in Tunisia perché la sabbia si infilava dietro all'alimentatore e qualche volta non caricava, cioè tra la basetta e il navigatore. Ho dovuto pulirlo più di una volta, lì sembra un punto un po' delicato, quindi in questo caso io metterei un bel puntone a tutti, perché sono tutti accessori abbastanza robusti, con magari un mezzo punto, ecco, allo Zumo per il fatto di questa basetta che non è proprio il massimo, secondo me. Passiamo all'interfaccia. Cosa intendo per interfaccia? È quello che ci permette di interagire con il dispositivo. In questo caso scarterei il telefonino Rugged perché non ha un'interfaccia studiata per poter essere utilizzato su una moto. Quello del CarPlay invece è un'ottima interfaccia, tra l'altro sia per CarPlay sia per Android Auto sono state studiate con iconi grandi, insomma è stato proprio studiato per andare per essere utilizzato in moto, e quindi qua io gli darei un bel punticino. Però anche lo Zoom XT secondo me ha una gran bella interfaccia e quindi darei un bel punto anche allo Zoom. Il Rider onestamente mi sembra come interfaccia mi sembra un telefonino, cioè non credo che l'abbiano fatto un po' così, quindi ecco, questa è la situazione finale. Perfetto, questa è la mia personale valutazione di quello che sono le differenze dei dispositivi che noi abbiamo a disposizione per poter navigare, per poter comunicare. Naturalmente adesso ve lo zoomo. Naturalmente il fatto che CarPlay abbia più pallini non significa assolutamente nulla, perché sono pallini non pesati. Cosa voglio dire? Se per esempio per me la praticità è una cosa fondamentale, cioè io non voglio un collegamento al telefono, non voglio avere un telefono sempre collegato, voglio la batteria sul dispositivo, non voglio dover spistolare tutte le volte per smontarlo e non sapere dove rimetterlo, e questo potrebbe essere determinante, quindi lo scarto a priori. Se viceversa mi interessa magari una versatilità, dire io utilizzo più di un navigatore, cioè utilizzo Osman, utilizzo MyRouteUp Navigator, e quando arrivo in città do il comando vocale per utilizzare Google Maps, allora a questo punto qua un Rugged o un CarPlay potrebbe fare caso vostro. Insomma questi pallini vanno pesati a secondo quelle che sono le preferenze di ognuno di noi. Per effetto, se vi interessa un altro comparativo sui navigatori, questa qua è quello che ho fatto tempo fa, un po' vecchiotta ma comunque è ancora valida. Se volete vedere un viaggio magari, se vi interessa andare in Tunisia, qua ci metto il mio viaggio in Tunisia, e se vi volete iscrivere al canale mi farebbe molto piacere, qua. Ok, il video è diventato un po' lungo, è stato un mezzo pippone, ogni commento è benvenuto perché io rispondo sempre a tutti. Ciao!